Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione faremo un esercizio di modellazione dell'oggetto che vedete aperto nel browser e poi la sua messa in tavola, quindi il suo disegno o tavola quotata. Quindi iniziamo subito. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Andiamo un po' a zoomare giusto per vedere di che cosa si tratta. È una forcella. Questa vista è la vista principale, la faremo in modo che corrisponda alla vista front, sempre per facilitarci, e ovviamente cercheremo di andare a creare le varie funzioni di modellazione, tutte le quote che sono rappresentate su questo disegno. Io direi di partire da realizzazione di questa parte di forcella che è caratterizzata da due raggi di curvatura diversi, il raggio 35 e il raggio 39, ma i centri di questi raggi di curvatura non sono concentrici ma hanno una distanza di 3 mm indicata qua. Quindi andiamo subito a realizzare questa forma, facciamo un'estrusione, scegliamo il piano di sketch più adeguato e andiamo a disegnare immediatamente questi due archi. Iniziamo dall'arco esterno, quindi quello di raggio 39, anche se poi la quota la daremo successivamente. Poi faccio il secondo arco, quello interno, però faccio attenzione a mettere il centro spostato rispetto al centro del precedente arco, quindi lo metto un po' più in qua, però lo faccio sempre partire dalla medesima linea di riferimento. Ok, a questo punto cambio le quote, 3 per quanto riguarda questa distanza, questo che è il raggio esterno deve essere 39 e questo che è il raggio interno deve essere 35. Ok, chiudo lo sketch all'estremità di questa forcella con due segmenti che creo con la linea, tasto centrale, mi metto in una posizione un po' più comoda, vado sulla maniglia, gli dico tasto destro e gli dico simmetrico. L'altezza di questa estrusione deve essere 26 come indicato a disegno, quindi 26 e confermo. Andiamo avanti, vado a realizzare la parte destra che c'è nella vista principale, quindi con questo arco di circonferenza, ma in realtà poi sarà anche un elemento rettangolare. Ovviamente mi preoccupo poi successivamente di andare a realizzare questa pendenza perché farlo subito sarebbe complicato, quindi per il momento ipotizzo che questa pendenza non ci sia. Quindi prendo l'estrusione nuovamente, scelgo a questo punto il piano front, questo, mi metto sul piano di sketch e qui posso fare varie cose. Potrei cambiare, giusto per tenerlo sotto controllo, lo stile di visualizzazione e mettere la visualizzazione con spirali nascosti, ma vi faccio vedere una cosa ugualmente comoda, che è la possibilità di ritagliare il modello con il nostro piano di sketch in modo da vederlo appunto sezionato. Lo lascio sezionato, prendo il comando rettangolo e disegno un rettangolo che va da qui, si aggancia lì, disegno con l'arco di circonferenza la parte arrotondata posteriore in questo modo. Questa linea potrei cancellarla, ma io spesso non le cancello queste linee, me le tengo come linee di costruzione in modo che non vengano poi considerate nell'estrusione finale. Prendo il comando quota e gli dico che questa linea e quest'altra devono distare 44 mm come indicato in questa quota. Confermo, mi giro un po', vado qua, gli dico sempre simmetrico, che è un'operazione che come vedete faccio molto spesso, e questa deve essere un'estrusione di 42 mm come indicato in questa quota. Ok, confermo, e quindi abbiamo fatto questa prima geometria. Adesso vado a fare la parte cilindrica all'estremità della forcella, quindi prendo l'estrusione, mi metto sempre sul piano front,
in realtà tutti i riferimenti molto spesso me li prende lui in automatico. Prendo il cerchio e disegno un cerchio che deve avere diametro 23, quindi qua gli vado a dire 23. Vado veloce, scusatemi perché non vorrei fare un video troppo lungo. Ok, e quindi gli dico che deve essere un'estrusione simmetrica con profondità 80. In questo modo mi preoccuperò poi dopo di tagliare il volume che non ci deve essere nella parte interna. Adesso direi che posso occuparmi di questa pendenza e quindi vado a fare un'estrusione di rimozione di materiale partendo da questo piano. Qui mi disegno una linea che parte. Prima di disegnare la linea, scusatemi, prendo come riferimento questo e questo. Prendo il comando linea, parto da qui e devo arrivare tangente a questa circonferenza. Disegno la linea anche qui e anche qui devo arrivare tangente. Affinché questi punti siano simmetrici rispetto a questa linea qui in mezzo, o gli metto un vincolo di simmetria o gli metto un vincolo di verticalità. Tanto sono vertici che appartengono a questa circonferenza, quindi se sono sulla stessa verticale praticamente sono sulla stessa corda e la corda è perpendicolare a questa linea di riferimento, quindi sono simmetrici. Quindi vi vado a dire che questi due elementi devono essere sulla stessa verticale. Ok, quindi siamo sicuri che sono simmetrici. Adesso prendo l'arco e disegno l'arco che va da qui, fa il giro esterno e si chiude qui. Stessa cosa qui. Centrato qui, l'arco si aggancia qui, fa il giro esterno e si chiude qui. Tasto centrale, vediamo che tutto lo sketch è ombreggiato, quindi è chiaro che è chiuso correttamente, non presenta aperture che non ci farebbero andare a buon fine l'estrusione. Confermo, ribalto il verso dell'estrusione, gli dico asporta materiale, ma l'asportazione materiale non deve essere interna come indicata da questa freccia, ma deve essere esterna, quindi clicco su questa freccia in modo da ribaltarla, ma potrei farlo anche cliccando qua, stessa cosa. Questa estrusione deve essere passante, quindi devo dire attraverso tutto e confermo. Ok, direi che adesso possiamo andare a fare queste due colonnine che vediamo qui. Quindi prendo l'estrusione, mi accende i piani che è il solito, scelgo questo piano qua. Come vedete io quasi cerco sempre di evitare di fare dei piani aggiuntivi, cerco sempre di sfruttare quelli che già ho a disposizione, motivo per il quale quasi sempre cerco di disegnare le cose simmetriche rispetto ai piani. Sono entrato già nello sketch, mi sono acceso gli assi in modo da poterli vedere perché voglio utilizzare quest'asse come riferimento. Questo mi consente poi di disegnare un cerchio facilmente centrato su quest'asse qua, come poi è a disegno. Disegno un cerchio, il diametro non me lo ricordo, deve essere un 17, eccolo qui. Questo cerchio lo seleziono e lo specchio rispetto a questa linea e poi definisco l'interasse tra quei due cerchi che deve essere 20 con la quota, quindi vado ad aggiungere una quota tra i due centri e deve essere 20 in modo che vengano anche un po' distanziati. Confermo. Lui mi attiva l'asportazione di materiale, in questo caso lui ipotizza che debba fare un'asportazione di materiale che io però disattivo e poi gli do l'altezza giusta a questa estrusione che deve essere 17 come indicato qua. Confermo. Ok, adesso direi che posso andare a fare le lavorazioni tra virgolette finali di definizione del modello
completo per il momento è un oggetto un po' grossolano, manca di tutte le asportazioni di materiali, di tutti i volumi vuoti. Innanzitutto vado a risolvere questo eccesso di materiale in questa zona. Lo posso fare in vari modi. Per il momento lo faccio con un'estrusione a partire dal piano prompt. In questo caso uso il comando proietta, vado su questo spigolo, faccio un clic, due clic col tasto destro, mi seleziono tutto il percorso, lo confermo col sinistro. L'interfaccia del comando proietta in Sketch è cambiata in Creo 11 rispetto alle versioni precedenti. Se usate versioni precedenti troverete qualcosina di un pochino diverso. Considerate che questo cerchio lo potete fare anche semplicemente disegnandolo a mano, è sostanzialmente equivalente. Confermo, lui mi ha fatto quel cerchio lì, confermo nuovamente, gli dico che deve essere una lavorazione simmetrica e la profondità deve essere 60. Ok, come vedete con 6 estrusioni che hanno all'interno degli sketch discretamente semplici ho realizzato il mio grezzo, diciamo il mio volume pieno. Adesso lo andrò a rifinire con i vari volumi vuoti presenti, che io faccio sempre in un secondo momento. Faccio prima i volumi pieni, poi mi occupo dei volumi vuoti. Quindi vado a fare il foro qui, scelgo quel piano, poi accendo gli assi e con il CTRL gli seleziono questo. Questo deve essere un foro passante e deve essere, non mi ricordo, deve essere da 10, indicato qua, ok, quindi 10, confermo, vado a fare un'estrusione a partire sempre da questo piano per creare la spaccatura che c'è in questa forcella. In questo caso prendo il comando rettangolo, mi disegno un rettangolo a partire da qui, faccio in modo che si agganci anche sotto in maniera simmetrica e poi mi posso anche vincolare a quel vertice, oppure qualora lo lasciassi un po' esterno, cosa che io non amo, andrei poi a mettere un vincolo di tangenza in modo che questa linea sia tangente a questa e quindi che io debba modificare unicamente la quota che realmente mi interessa, che è l'altezza di questa spaccatura, che è 6.5. Quindi gli sketch possibilmente vincolateli il più possibile per avere meno quote da gestire e quindi anche meno quote da mostrare a disegno e soprattutto che ci siano soltanto le quote che realmente interessano. Confermo, di nuovo inverto, faccio attraversa tutto e gli dico asporta materiale e confermo. Ok. Adesso andiamo a fare il foro che è sulla parte posteriore, che è da, qui non si vede ma è da 14, ok, accendo sempre gli assi perché uso quest'asse, poi con il CTRL gli do la faccia di partenza, deve essere 14 come diametro e attraversa tutto come profondità. Ok, vado a fare adesso i fori qui sopra, sempre col comando foro, però utilizzo il posizionamento di sketch e quindi vado poi a disegnarmi una linea di sketch facciamo una cosa, prendo come riferimento questa circonferenza e questa circonferenza, mi prendo la linea che quindi sarà messa in questo modo, in modo tale che con questo comando riesco a fare due fori in un colpo solo. Il diametro di questi fori è 9, la profondità, attenzione alla profondità in questo caso perché rischiamo di andare a mangiare anche materiale nella parte opposta del foro che sta qui, ma noi gli andiamo a dire fino a successivo e questo problema si risolve perché si fermerà alla prima superficie che incontra, che in realtà sarebbe questa,
e quindi confermo. Ok, adesso c'è da fare vari smussi e arrotondamenti. Tra i vari smussi in realtà c'è una lavorazione che non è un vero e proprio smusso, almeno non è uno smusso come lo concepisce Creo Parametric, ma è un taglio con una sketch triangolare di 30 gradi e altezza 3, che vediamo qui. Quindi prendiamo l'estrusione, scegliamo il piano, questo, e mi disegno la mia bella linea, che può essere anche una sola linea, che fa così. Poi cosa faccio? Me la vado a quotare, quindi prendo il comando quota, la distanza da qui a qui, tasto centrale 3, e la quota angolare da qui a qui, tasto centrale 30. Questo sketch lo seleziono e lo specchio, in modo da averlo anche sull'altro lato, e utilizzo, diciamo, un piccolo trucco, perché non vado a chiudere questo sketch disegnando due triangoli, ma lo lascio aperto. Creo accetta questa cosa a patto che le due linee siano collegate da un'altra linea, in questo caso, in modo che la vede come un unico sketch. Anche se non chiuso, lui lo accetta. Confermo, gli dico asporta materiale, inverto il lato di asportazione e dalla maniglia gli dico tasto destro, due lati attraverso tutto, in modo tale che va a fare quegli smussi su entrambe le estremità della forcella, e confermo. Adesso devo fare gli smussi, che sono tutti da 0,5 x 45, li faccio velocemente col comando smusso, scegliendo appunto 45 x D come tipologia di smusso, e ce ne sarà uno qua, uno qua, uno qua, li sto selezionando tutti con il control, uno qua e poi anche uno qua e uno qua, perché sono tutti dello stesso valore, quindi punto 5, e confermo. Adesso faccio gli arrotondamenti, arrotondamento, qui c'è un arrotondamento da 1, che è anche qua, in realtà ce l'abbiamo anche qui e anche qui, e confermo. Faccio anche l'arrotondamento qui, che deve essere sempre da 1, col control anche sull'altro lato. Poi, senza usare control, creo un arrotondamento qui e col control seleziono il lato opposto. Questo invece deve essere da 2. Guardate il disegno, vedrete che effettivamente corrisponde. Ok, a questo punto faccio velocemente l'ultimo arrotondamento che manca, che sarebbe l'arrotondamento qui, che deve essere invece da 1, e anche qui, che vado a selezionare con il control. Per il momento è tutto, nel prossimo video faremo la messa in tavola di questo oggetto. Saluto e vi mando un abbraccio a tutti, ciao!